In questo video utilizziamo un amplificatore operazionale insieme alla retroazione negativa. Ricordiamo le principali caratteristiche di un amplificatore operazionale: guadagno elevato, alta impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita. Ricordiamo anche i principali effetti della retroazione negativa: aumento della stabilità e riduzione del guadagno. Partiamo quindi da un amplificatore operazionale. Con un collegamento tra uscita e ingresso invertente, tramite un resistore R2, realizziamo la retroazione negativa. Colleghiamo a massa l'ingresso non invertente e utilizziamo quello invertente attraverso un resistore R1. Otteniamo un amplificatore invertente con retroazione negativa. Consideriamo ora il nodo A e le correnti che lo interessano una volta che applichiamo la tensione V1 in ingresso. Applichiamo il primo principio di Kirchhoff. Al nodo A, la corrente entrante I1 è uguale alla somma delle correnti uscenti, I2 e I3. Grazie all'elevata impedenza di ingresso dell'operazionale, possiamo trascurare I3. Arriviamo a un primo risultato: la corrente I1 risulta uguale alla corrente I2. Passiamo a considerare l'elevato guadagno dell'amplificatore operazionale. Poiché viene amplificata la differenza di potenziale tra gli ingressi, questa differenza deve essere molto piccola per non mandare in saturazione l'amplificatore. Se l'ingresso non invertente è a massa, cioè a potenziale 0, l'ingresso invertente deve avere un potenziale prossimo a 0. E siamo arrivati al secondo risultato: il potenziale del nodo A è prossimo a 0. Per questo il nodo A viene chiamato massa virtuale. Abbiamo già concluso che I1 risulta uguale a I2. Pertanto i due resistori possiamo considerarli collegati in serie. Per comodità, isoliamo graficamente questo collegamento in serie. Consideriamo il potenziale del nodo A pari a 0 e ragioniamo considerando la semplice legge di Ohm. Ricordiamo che stiamo utilizzando l'ingresso invertente. Pertanto, la tensione di uscita V2 deve avere segno contrario a quello della tensione di ingresso V1. Notiamo, inoltre, che ai capi di R1 è presente una differenza di potenziale pari a V1. Ai capi di R2 è presente una differenza di potenziale pari a meno V2. Quindi, se I1 è uguale a I2, per la legge di Ohm, V1 fratto R1 è uguale a meno V2 fratto R2. Ne deriva che V2 fratto V1, cioè il guadagno dell'amplificatore invertente che stiamo analizzando, è uguale a meno R2 fratto R1. Concludiamo che il guadagno dipende solo dal rapporto delle due resistenze. Il segno meno è ovvio, poiché utilizziamo l'ingresso invertente. Anche se l'amplificatore operazionale non compare esplicitamente nella formula del guadagno, è grazie alle sue particolari caratteristiche che possiamo ottenerlo in questa forma così semplice.